come di consueto, Tropical Food Machinery presenti anche a questa edizione di Gulfood Manufacturing. Incontriamo fra poco il Sales Director Guido Di Emmi, che ci illustrerà quali soluzioni per il processo della frutta stanno proponendo ai mercati internazionali. Tropical Food Machinery partecipa a decine di manifestazioni di settore in tutto il mondo e naturalmente non poteva mancare anche a questa edizione di Gulfood Manufacturing. Sì, esatto. Dubai rimane un crocevia internazionale per noi molto importante perché qua possiamo incontrare persone dall'Africa, dall'Asia, dall'Europa e quindi la nostra presenza è molto importante perché noi lavoriamo un po' in tutti questi continenti e qui possiamo trovare appunto persone che si interessano dall'India, dall'Estremo Oriente, dall'Africa nera e così via. Quindi siamo affezionati partecipanti, anche quest'anno siamo qua. Voi producete un'ampissima gamma di linee per l'industria della frutta. Dacci qualche insight rispetto alle ultime soluzioni. Sì, dunque, chiaramente la nostra forza rimane su quello su cui siamo nati, cioè l'ananas, ma ormai ci siamo espansi anche ad altri settori, oltre chiaramente a tutta la frutta tropicale, quindi mango, guava e così via. Abbiamo anche impianti in Scandinavia che lavorano i mirtilli fino agli Stati Uniti e abbiamo alcune nuove installazioni che riguardano le arance, combinando la produzione di succo d'arancia con la lavorazione di pesche ed altri frutti, sfruttando al meglio le macchine dell'impianto, e questa è una cosa molto apprezzata. Oltre a questo stiamo spingendo chiaramente ancora su questa nostra macchina brevettata dopo 10 anni di lunghi sforzi e prove, la pelatrice automatica della banana, che abbiamo installato quest'anno anche in Costa Rica. Abbiamo già alcune macchine nelle Filippine e speriamo veramente di poter lanciare, installare altre macchine l'anno prossimo. Voi producete una tipologia di tecnologia un po' particolare, considerando che la frutta è tutta diversa. Quanto conta per voi la customizzazione? Beh, è fondamentale. Chiaramente ci piacerebbe fare macchine in serie o almeno linee in serie, ma in realtà questo non avviene mai. Tutte le volte per ogni cliente dobbiamo preparare soluzioni specifiche, partendo chiaramente da quella che è la nostra conoscenza del settore, ma poi adattandola ogni volta a situazioni diverse, contesti diversi e così via, insomma. Senti Guido, voi siete un habitué di questa manifestazione, noi due ci siamo incontrati tantissime volte. Che cosa ne pensi di questa edizione? Dunque direi che sta rispondendo a quelle che sono le nostre attese. Abbiamo fatto alcuni incontri importanti che ci eravamo prefissati, abbiamo incontrato anche altri nuovi soggetti che si interessano. Pensiamo che come sempre darà qualche frutto nel tempo, ovviamente le fiere danno i loro frutti negli anni e sono una questione di relazione, di paziente mediazione che deve essere portata avanti di anno in anno. Ecco. Certamente. Prossimi appuntamenti per il primo semestre del 2026? Probabilmente saremo presenti in Asia come sempre e anche in Messico, sono due aree chiaramente per noi fondamentali, e poi abbiamo anche qualche sorpresa in più che stiamo pensando. Dobbiamo riflettere bene con l'amministrazione. Naturalmente. Beh, quindi do l'appuntamento a Gulfood Manufacturing 2026. Ringrazio Guido Di Emmi e Tropical Food Machinery. Grazie Sonia.